Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Oggi in questo video vi mostrerò come ho realizzato questo quadro, che rappresenta lo scorcio di una vecchia casa abbandonata. Nel dettaglio vi mostrerò come realizzare un muro in mattoni con l'intonaco rovinato. Per realizzare il muro con l'incisione dei mattoni ho deciso di sperimentare questo materiale. Si tratta del carving foam dell'AK, che tradotto significa schiuma da intaglio. In sostanza si tratta di una schiuma fenolica molto rigida e con una grana molto fine che permette di ottenere più precisione nei dettagli. Alla fine inserirò il tutto in questa cornice profonda in legno di pino che ho acquistato su Amazon. Ho iniziato ritagliando la facciata della casa della stessa misura della cornice. Vado ora a tracciare l'altezza dei vari corsi di mattoni, che inciderò solo nella parte bassa del muro, dove il tempo e l'umidità hanno causato la caduta dell'intonaco. Farò l'altezza dei corsi di circa 5 mm. Vado ora a fare l'incisione vera e propria, utilizzando questo incisore in acciaio. A differenza del polistirene, su questo materiale l'incisione non avviene per schiacciamento, ma per asportazione di materiale. In pratica i mattoni vengono proprio scolpiti sulla superficie del materiale. Vado ora a tracciare la larghezza dei mattoni, che farò di 1,5 cm. Andiamo adesso a creare l'intonaco. Per farlo utilizzerò dello stucco bianco per muri e un po' di gesso in polvere. Aggiungo anche un po' di colla vinilica per migliorare l'adesione dello stucco sulla parete. Vado a stendere lo stucco utilizzando un pennello e la spatolina. Vado ora a versare il gesso in polvere asciutto sullo stucco bagnato. Dopodiché vado a tamponare un po' con le dita.
A questo punto, una volta che lo stucco è asciugato per bene, vado a dare una leggera scattavetrata con una grana medio fine, in modo da togliere tutte le asperità e livellare un po' l'intonaco. Inizio ora la fase di pittura, cominciando come sempre dalla mano di fondo. Una volta che la mano di fondo è asciugata per bene, vado a dare il colore base. Quando il colore base è asciugato, vado a riempire le fughe tra i mattoni con lo stucco. Utilizzo lo stucco senza diluirlo, cercando di farlo penetrare bene tra le fessure, in modo da simulare la malta tra un mattone e l'altro. A questo punto vado a togliere l'eccesso con uno straccio asciutto. Vado adesso a costruire porte e finestra. Per farlo utilizzerò del legno di balsa. Se volete approfondire maggiormente le varie fasi di costruzione e pittura della porta, potete guardare il video tutorial completo sul mio canale.
Passiamo ora alla fase di invecchiamento. In questa fase cercherò di enfatizzare tutti quegli effetti causati da agenti atmosferici come l'umidità, lo sporco, eccetera. Per farlo utilizzerò dei colori acrilici molto diluiti, alternandoli anche con dei prodotti specifici per questi effetti.
Bene, il video si conclude qui. Vi ringrazio per avermi seguito e spero che il video vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a mettere un mi piace qui sotto e, se non l'avete ancora fatto, anche ad iscrivervi al mio canale, cliccando sulla campanella in modo da ricevere tutte le notifiche ogni volta che pubblico un nuovo video. A questo punto non mi resta che salutarvi e, come sempre, darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!